Attenzione, questo video contiene un'alta concentrazione di succabliat, bug, cose strane, serve e tutto ciò che state per vedere può essere corretto, cambiato e o rimosso completamente. Ah, cominciamo coi carri che tutti noi in gioco amiamo. Sky Cancer, o per gli amici ignorri, quella classe che dovrebbe essere completamente rimossa. Le artiglierie sono state modificate parecchio, partendo dal fatto che hanno un solo tipo di munizionamento adesso, quindi niente più one shot coi penetranti, mi dispiace. Hanno ricevuto una skill di classe, se così possiamo chiamarla, che consiste nel debuffare il povero malcapitato nel caso venisse colpito. Ma questo debuff non altera praticamente nulla, quindi è totalmente inutile se non per il fatto che wow, compare un ciclone sopra il carro e questo è fantastico. Il T-92 è ancora l'artiglieria più precisa in gioco, nonostante le statistiche dicono il contrario, e cagano ancora di più il cazzo, perché adesso non puoi sperare di venire one-shottato così da poter quittare e andare con un altro carro, no. Devi soffrire e guardare gli HP del tuo carro scendere poco a poco. Passando alle vere novità di questo bilanciamento 2.0, i carri medi ora non servono più a una bene amata minchia. Ora cecchinare da più di 400 o 500 metri è diventato impossibile, dato che la penetrazione su distanza è stata drasticamente ridotta, la mimetizzazione non funziona quasi per un cazzo e la velocità massima è stata nerfata a 45 km/h. I carri che facevano uso di questa peculiarità, come il Leopard 1 o l'STB-1, sono diventati praticamente inutili in gioco, non potendo ovviamente relocarsi più velocemente o cecchinare sulle lunghe distanze, ora sono solo carne da macello per le Death Star e i Derp Gun. I carri super pesanti o i carri da sfondamento quali il 100, il Mouse e il Type 5 non sono stati toccati, eccetto per il Type 5 che ovviamente fa ancora schifo e grazie a me stesso, e ringrazio me stesso per non aver mai venduto il mouse. I carri pesanti invece hanno ricevuto un leggero buff per quanto ne riguarda la mobilità. Ora gli S4 non arriverà più a fine partita nel vivo della battaglia e potrà finalmente sparare almeno un colpo prima di essere massacrato da sciami di Death Star e Sky Cancer. Parlando di Death Star, sì, è ancora estremamente OP e cagacazzo. Solo l'FV-183 però, il J-Panzer 100 fa ancora schifo. E uno a questo punto si chiede, ma Mad, c'è qualcosa di positivo in questo sandbox o server di comunisti? Ma ovviamente. T115 ha ricevuto finalmente il buff che meritava da capitalista invincibile qual è ora, non solo ha ricevuto la skill capitalismo che crea un barco spazio-temporale che permette di risucchiare in un altro server i colpi nemici, ma anche ha ricevuto un mitico autoloader. Ah, che bello il capitalismo. Morale della favola. Corrente sandbox, gli unici tier 10 da giocare sono l'Object 261 con i suoi 30 secondi circa di ricarica, le 50M, l'OBJ 140 e il 121 cinese perché sono gli unici medi che possono tankare qualche colpo, l'FV 183 perché sì e il T115 con le sue magnifiche skill capitaliste. Ah, un'ultima cosa, le munizioni gold a quanto pare adesso sono ritornate ad essere a gold e non più a crediti, quindi addio stat padders mediocri, adesso solo chi ha 20 milioni di 1000 gold può continuare a spammare. Eh. Vabbè, per il momento è tutto, ciao belli!